Oggi siamo qui per parlare di questo, ovvero l'Elgato Wave Mic Arm Pro. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi non parliamo di microfoni, non parliamo di luci, non parliamo di fotocamere, ma parliamo di un braccio per reggere microfoni, ma in realtà è così resistente che ci puoi mettere qualsiasi cosa, dalla fotocamera alla luce, ti ci puoi sedere anche tu. Ok, non io, ma sicuramente tu. Voglio partire dalle indicazioni, da un po' di informazioni che ti voglio dare su questo braccio per microfono e perché dal mio punto di vista è il migliore in circolazione. Partiamo dalla base. La base è molto ampia, come puoi vedere. Ok? Questo che cosa significa? Significa che più è ampia la base, più peso riesce a reggere, perché non mi viene la parola. Perché lo sposta su una superficie più ampia, diciamo così, ok? Però il concetto penso sia chiaro. Mi piace molto, tra l'altro, questa Manopoli, questa levetta qui, che diversamente dalle altre che è in ferro, quindi alla fine fai sempre un po' fatica, soprattutto quando arrivi alla fine e devi stringere. Questa qui invece è molto comoda proprio perché è in plastica. Oltretutto questa parte qui che sale e scende in base allo spessore della scrivania prende tutta l'area della piastra della base, per cui veramente si fissa in maniera perfetta. Quindi una volta che l'hai fissato sei tranquillo che da lì non si muove, a meno che non sia tu ovviamente a volerlo muovere. Una seconda cosa che voglio farti notare è questo, lo spessore. Questo spessore in realtà è un secondo pezzettino aggiuntivo che esce dalla confezione e ho visto sul sito di Elgato che addirittura c'è un altro pezzetto in più che puoi ordinare sul sito. Questo perché? Perché quando tu hai questo braccio alla scrivania, aspetta, lo lascio, ok, si apre. Quando lo tieni attaccato alla scrivania, guarda qui, questo spessore qui fondamentalmente ti permette di avere sotto il braccio. Quindi immagina di avere la tastiera, il mouse, quello che vuoi, tu hai la possibilità. Se a te non serve questo, magari puoi non montare questo ultimo pezzettino qui e avere semplicemente un solo pezzetto di altezza, qui di spessore. Oppure, se te ne serve di più, lo ordini sul sito del Elgato e ti arriva comodamente a casa e alzi ancora di più. Penso saranno altri 3-4 centimetri, però può essere utile per qualcuno. Allora, innanzitutto è pesantissimo. È pesantissimo perché è tutto in ferro. È tutto in ferro e questa è una delle motivazioni per cui riesce a reggere fino a 3 kg. 3 kg. Io tempo fa provai con un altro arm per microfono della Tonor, molto 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 economico, costava tipo 25 euro, che un sacco di persone hanno comprato perché poi effettivamente fa il suo lavoro, e lo testai con il microfono, il T-Bone SC1100, che con preso di ragno pesa 1,5 kg e più o meno lo reggeva. Ok, questo qui arriva a 3 kg. 3 kg, per questo ti dico, ci puoi montare anche una fotocamera con un obiettivo importante. Ci puoi mettere di tutto e sei tranquillo che lo regge. E questo lo rende qualcosa di incredibile, perché non è solo per microfoni, ma è molto 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 più versatile.
sono queste... Aspetta, vediamo se riesco a togliere perché hanno una calamita. Ok. C'è questo. Questo qui lo togli e qui passa il cavo del microfono. Poi lo rimetti e va. E c'è sia sotto questo che sotto questo, in modo che quando hai l'asta così, il cavo fondamentalmente non si vede perché passa sia qui sotto che qui sotto. E poi va giù verso la scheda audio, il mixer, il registratore, dove ti pare. Un'altra cosa importante è questo. Qui c'è un forellino e dalla confezione ti esce questa... Te la faccio vedere, questa chiavina, ok, che sembra la classica chiavina Ikea, fondamentalmente, solo che da un lato è più piccolina, e serve appunto per inserirla in questo forellino per regolare la tensione. Tu hai visto durante tutto questo video che io tengo questo... lo tengo così, perché guarda che cosa succede se lascio. Perché? Perché è regolata a una certa tensione per reggere un microfono pesante, ok? Quindi è importante modificare la tensione. Quindi se il tuo microfono è super leggero, io qui adesso non mi ricordo quale avevo messo per testare questo arm, però era un microfono sicuramente pesante, quindi l'ho messo, ho regolato la tensione in questo modo. Quindi quando non c'è niente, lui giustamente sale, perché deve attutire il peso, ok? Questo è importantissimo. Però con questa chiavina puoi farlo tranquillamente. E questa chiavina è magnetica, c'ha questo pezzetto magnetico per cui lo puoi inserire dentro. E ce l'hai sempre con te, quindi se cambi microfono, perché capita che tu possa cambiare microfono, ti basta modificare la tensione del braccio e è risolto. Comodissimo. Poi ha una cosa per me meno interessante, questi copri viti, sai, lungo i giunti qui ci sono delle viti e questi cosi magnetici servono appunto a coprirle. E il Gato le vende anche, mi pare che se lo compri te lo danno in omaggio una confezione, adesso non vorrei sbagliare, di vari colori. Quindi puoi personalizzarti, se il tuo colore è il giallo, il verde, l'azzurro, l'arancione, adesso non mi ricordo quali colori ci sono, puoi personalizzarlo. A proposito di colori, questo braccio è disponibile anche in bianco. Io l'ho chiesto nero, perché qui ho tutto nero, quindi ho preferito così. Ancora, e questo l'abbiamo visto anche in... Ti ricordi il desk mount della Elgato che ti ho fatto vedere? Fondamentalmente quella base da scrivania sulla quale ti ho fatto vedere che ci puoi mettere di tutto, dai microfoni pesantissimi alla macchina fotografica, alla luce, ok? Ha lo stesso meccanismo, quindi qui la testa può essere orientata in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Ok, questo la rende veramente comoda. Comoda perché puoi orientarti il microfono come vuoi, fermo restando l'asta. Per esempio, immaginiamo di tenerla qui. Ok, quindi immagina che c'è il microfono su. Ok, questa qui la puoi orientare come ti pare. Ed è comodissima. Poi si stringe, una volta stretta non la muovi più. A meno che non sia tu, ovviamente, a volerla muovere. Ora, ci sono degli adattatori in modo tale che tu possa, lo sai, ogni microfono magari sotto a un certo diametro della filettatura, ci sono tutti gli adattatori, c'è tutto. Cioè un'asta per microfoni molto, 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 molto seria e professionale. Essendo seria e professionale, il suo costo è di 199 euro. Lo so che ti sembra tanto, e in effetti probabilmente per te che hai microfoni economici come può essere un Fodeus che costa 40 euro o altri microfoni comunque di fascia bassa o medio-bassa, spendere 200 euro per un'asta tutto sommato è tanto, lo so, ovviamente è tanto. Però se hai un microfono più importante, se hai un microfono molto pesante, se vuoi comunque avere un'asta per microfono che oltre a essere bellissima esteticamente, è anche super solida e super affidabile e puoi volendoci mettere anche la macchina fotografica, una webcam, una luce o qualsiasi altra cosa, ecco che questo diventa un accessorio indispensabile. Te lo consiglio. A questa cifra la mia risposta non è per forza sì. La mia risposta è: se sei all'inizio, non spendere così tanti soldi per un braccio di questo tipo. C'è la versione più economica di questa che io però non ho mai provato, quindi non so dirti qual è la differenza, anche se credo che non abbia la tensione regolabile, il materiale non sia così pesante, eccetera, eccetera. Costa invece 99 euro e a volte c'è anche in sconto, quindi quello lì può essere esteticamente molto, molto, molto simile. Quindi
potrebbe essere un'alternativa. Se ti piace questa forma, quello lì sicuramente ha senso. Perché 99 euro, a volte anche in sconto, è sicuramente meglio che 199. Se invece hai uno studio, comunque vuoi fare sul serio, hai microfoni pesanti o microfoni importanti e quindi vuoi essere sicuro che se lo monti qui su non succede nulla, o se vuoi poterci mettere una volta la fotocamera per un'inquadratura particolare, una volta la luce perché devi illuminare in modo particolare, eccetera, eccetera, ecco che questo diventa non più un accessorio legato soltanto al microfono, ma diventa un accessorio indispensabile, uno di quegli attrezzi che devi avere per forza nello studio. Io sono veramente contento, è veramente bellissimo esteticamente, poi è fantastico. È fantastico. Scusa, io lo tengo così perché sennò sale e va davanti. Ok, possiamo anche piegarlo perché poi si piega tranquillamente, lo metti di lato e non dà fastidio. Poi si muove in tutte le direzioni, è meraviglioso, veramente. Ok, te l'ho già detto che c'è in bianco e in nero, ti lascio il link in descrizione perché magari a volte lo si può trovare anche in sconto, ok? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e come al solito se hai dubbi, domande, curiosità, tu chiedi e io rispondo, ok? Grazie mille e ci vediamo settimana prossima.